Amanti di Diablo, bentornati, e per chi è nuovo benvenuto. Oggi andiamo a vedere una super build. Non è una build normale, ma è una super build. E parliamo del Rogue Death Trap, trappola mortale. È una build che vi permetterà di fare qualsiasi cosa, dai pit alti / altissimi, allo speed farming, alle maree infernali in un istante, e i boss one shot o poco più. Tutto parliamo del tier 4. E come state vedendo anche dal video qui sotto, potete fare letteralmente qualsiasi cosa. Questa è una guida totale e completa, quindi vedrete dall'inizio alla fine la costruzione generica, generale e totale di questa build, partendo dal Paragon, dagli item e tutto quanto. Ma volendo, se volete invece controllarla direttamente, link in descrizione, troverete direttamente il sito di Diablo, dove basta che cliccate, vi porterà direttamente sulla mia build e potrete vederla, guardarla, copiarla o modificarla, insomma, come meglio credete. Ora vi lascio un po' alle immagini di questo Super Rogue, ma se volete direttamente vedere la build all'inizio del tutorial lo trovate al minuto 3:24. Quindi ci vediamo tra poco, ciao! Dopo aver testato sul campo questo Rogue, direi che è arrivato il momento effettivo di controllare le proprie stat, gli item da mettergli e tutto il resto. Quindi iniziamo e vediamo subito che lui deve avere destrezza alta. La destrezza è la cosa importantissima perché aumenta le danni delle abilità, quindi più alta è la destrezza e meglio è. Aumenta anche la probabilità di schivata, però quello diciamo poco interessa. L'importante sono l'aumento delle abilità, quindi ricordate destrezza. Le resistenze non ce l'ho cappate come... non tutti abbiamo cappate le resistenze, ma con il Rogue soprattutto non è assolutamente un problema, perché come avete visto, spammando trappola mortale, continuando perché si resetta istantaneamente trappola mortale con tutti gli altri buff, ti mette una barriera, ti mette fortificazione e sei totalmente immortale, anche in mezzo alle esplosioni, quindi di questa e dell'armatura non vi dovete assolutamente preoccupare. Qui passiamo poi all'offesa, che è la parte importante, perché noi facciamo danni alla sopraffazione. I danni alla sopraffazione sono importantissimi perché abbiamo messo il signore esiliato, che dopo aver speso 275 della nostra risorsa primaria, che è questa qui che vedete in basso, ora io ne ho 172, però la cosa migliore è metterli proprio 2,75 preciso, e per arrivare a 2,75 dovete metterli un arlecchino con la stella su risorse massime e triplo potenziamento su risorse massime, e uguale stivali della bestia caduta, stella su risorse massime, triplo potenziamento su risorse massime. Lì state a posto. Io non sono stato così fortunato nel trovarle, ma non c'è problema perché tanto un colpo su due faccio sopraffazione, spammandola non te ne accorgi nemmeno. Da qui poi vabbè abbiamo i danni ai nemici vulnerabili, che anche questo è abbastanza importante, che andremo a vedere dopo con i poteri dei boss. Danni con ultra siamo quasi al 1000%, anche questa comunque sia dobbiamo abbastanza alzarla. Vita massima siamo a 21.000, sto anche basso rispetto a molti rogue perché a me non interessa tanto la vita, infatti dove di solito c'è la vita vado a togliere e metto certe volte danni da sopraffazione e altro. Però se volete fare proprio tutte le cose precise mettete tutti vita, quindi destrezza, vita, danni da sopraffazione. E condanna del fato, ora vabbè io ce l'ho 3 stelle,
vi darà vita massima in percentuale, 77%, che è tantissimo. In più andrà a proccare anche con il signore esiliato, che anche lei ha vita in percentuale. Ora cominciamo a vedere proprio invece gli item da mettergli. Io ho questo cimerio arlecchino in testa, stella su vita massima e doppio tempo di recupero, però in varie occasioni mi tengo anche questo con risorse massime stellato, potenziamento su risorse massime e doppio tempo di recupero ridotto. Anche qui doveva uscire triplo potenziamento su risorse, però vabbè, poco male. Quelli dell'estofante forse è l'item peggiore che ho, perché è uno dei pochi che ho monostella. L'importante è che avete la stella su danni ai nemici intrappolati e danni da trappola. Se tutte e due, ancora meglio. I potenziamenti cercate di metterli lì. Se vi esce come me all'ultimo velocità di movimento, resettatelo e rifatelo. I guanti qua c'è una diatriba per chi come me preferisce, anzi per chi come me è stato fortunato nel trovarlo 3 stelle già pronto con abilità primaria, danni di sopraffazione e destrezza, lo tenete così. Altri invece preferiscono destrezza, velocità d'attacco e abilità primaria. Altri ancora preferiscono destrezza, vita massima e abilità primaria. Quello sta tutto a voi. Come vi ho detto, io punto maggiormente sul danno. Puntando maggiormente sul danno, preferisco avere queste 3 stelle con danni da sopraffazione. Sotto le tempre l'importante è dovete mettere dimensione della granata stordente e danni da sopraffazione. Poi vabbè, le infusioni, queste qua le leggete e via. I pantaloni, occhi nel buio, importantissimi loro. Vita massima, danni da ultra in percentuale, riduzione danni dai nemici e conseguenze. Trappola mortale, vabbè, infligge. Questo me l'ha dato 4 stelle. Voi l'importante è che lo trovate sia su vita massima che su danni da ultra. Importantissimo quello. Stivali della bestia caduta, risorse massime, come avevo detto, stellato deve essere la priorità. Riduzione tempo di recupero ultra è anche abbastanza importante. Velocità di movimento se volete essere più rapidi, quindi queste 3 stelle sono importantissime. Agilità potete anche lasciarla indietro, poco male, perché tanto è scatto. Però scatto tanto ci si resetta istantaneamente, come avete visto dal video che noi spammiamo scatto insieme alla trappola, perché la trappola mortale, l'ultra, ci ricarica istantaneamente. L'armi. Arma ho messo balestra, ma potete mettere anche l'arco per aumentare i danni critici o la balestra per aumentare i danni vulnerabili. Io ho trovato la balestra che è con doppia stella, destrezza e danni alla sopraffazione. Anche qui vi consiglio di mettere vita se volete avere ancora una vita maggiore. Io ho messo danni in percentuale per aumentare ancora di più il danno che faccio. Sotto, mi raccomando, le tempre, danni alla sopraffazione per forza e probabilità di trappola mortale infligge danni doppi per forza. Quindi se non vi escono quelle, ritempratelo, se non vi escono buttate l'item e rifatelo. Amuleto, talismano del signore esiliato. Anche questo abbastanza fortunato nell'uscita, ma non troppo nell'uscita invece delle tempre, perché vita massima mi ha dato un doppio potenziamento su vita massima, velocità d'attacco, abilità primaria. Danni alla sopraffazione non me l'ha dato stellato purtroppo, però. Allora, l'importante qui è che trovate la stella su abilità primaria e danni alla sopraffazione, importantissimi. O almeno gli mettete i potenziamenti. Perché danni da primaria? Dite perché usi ultra? No, perché con questa build l'ultra diventa anche un'abilità primaria. Infatti abbiamo grado 27 su 5. Anello dei cieli senza stelle, importantissimo, e questo deve essere così. Doppia stella o una stella su velocità d'attacco o abilità primaria. Questo l'ho rerollato molte volte per fare uscire triplo potenziamento su abilità primaria, che ci va ad incrementare i danni della trappola. L'anello questo non è uscito proprio bellissimo, un monostella, danni alla sopraffazione stellato. Anche qui c'è chi mette danni alla sopraffazione o chi mette velocità d'attacco o chi danni ai nemici vulnerabili. Io preferisco sopraffazione perché ho puntato tutto sulla sopraffazione, quindi destrezza, vita massima e danni alla sopraffazione. Sotto le tempre uguali, danni alla sopraffazione e riduzione tempo di recupero trappola mortale. Molto importante, devono essere così. Le armi, la spada, devono essere 2 spade. La prima spada, vabbè, destrezza e danni alla sopraffazione stellata e vita massima, e su questo non ci stanno dubbi, dovete averla così. Se non l'avete così, dovete trovarla così, non scappate da quello. Le tempre, danni alla sopraffazione e trappola mortale infligge danni doppi, che si va con la percentuale di questa, che si va ad accumulare alla percentuale di questa, quindi 63 e 33 arrivate 90, 96%, 97%, quindi quasi sempre, anzi sempre fate danni doppi.
Importantissima anche condanna del fato. Condanna del fato, tutte le caratteristiche, vita massima, danni ridotti e colpo fortunato di curare. Colpo fortunato di curare, poco male. L'importante qui è vita massima, tutte le caratteristiche e danni ridotti. Se dovete proprio puntare sulla stella, scegliete vita massima in percentuale, che quella è importantissima. Per quanto riguarda invece i gioielli, vabbè, gli ho messo le tre per le resistenze a tutti gli elementi. Addosso bisogna mettere i cristalli che ti aumentano la destrezza, come vi avevo detto prima, quelli da 100.000 mi raccomando. Qui poi invece abbiamo messo Zan e Xan. Se lanci un'abilità ultra, il tuo prossimo attacco fa sì che i tuoi colpi siano sempre colpi critici e infliggano sempre sopraffazione, ma potete metterne anche un'altra che tra poco vi farò vedere. Mentre sull'arma mettete Poc e Vex. Se consumi il 100% della tua risorsa massima, ottieni +1 a tutte le abilità per 10 secondi, quindi ultra eccetera, prenderete tutto +1. Da qui le specializzazioni, questa è importantissima, dovete andare su preparazione. La preparazione, quando consumi 75 di energia, riduci il tempo della tua abilità ultra di 5 secondi. Questa ti permette di spammarla, quindi questa la dovete mettere sempre e per forza. E le abilità ultra azzerano tutti gli altri tempi di recupero, ecco perché ci permette di spammare tutto il resto come avete visto poc'anzi. Le abilità, questo ora ve lo faccio vedere, ma lo trovate direttamente nel link qui sotto, la build completa, su Diablo.build, insomma, trovate il link qui sotto per venire a prendere direttamente la build, così almeno ve la potete copiare tranquillamente o riprenderla o modificarla come volete, insomma. Il primo qui step, vabbè, lo mettete come volete, potete mettere qualsiasi, tanto non verrà utilizzato. Qui l'importante è che mettete solido, 1 grado, per spostarti verso i 3 gradi dell'assalti prosciuganti, del colpo fortunato che hanno probabilità di curarti, che continui a curarti all'infinito. Poi basta, qui solamente queste passive. Ci spostiamo sotto e ti vai a mettere 1 grado al passo d'ombra. Se vedete 5 di 5 è perché Arlecchino, abbiamo Harlequin insomma, che ti aumenta di 4 gradi tutte le stat. Poi lo potenziate con rinforzato e metodico. Mettete anche Triboli lo andate a mettere rinforzato e metodici. Triboli ora infligge danni da freddo e raggela i nemici, perché va, dopo ve lo farò vedere, con questo qua, ma lo andremo a controllare dopo. Scatto importantissimo per speed farmare, per fare tutto, quindi mettete 1 grado poi a scatto rinforzato e 1 grado a scatto metodico. Da qui passiamo a elisir stabili per le altre passive, 3 gradi, 3 gradi ad attacchi ingannevoli e 3 gradi a balestra. Ci spostiamo sotto. Agilità, questo qua è quello che trovate anche sulle scarpe, mi sembra che vi avevo detto che è poco importante. Lanciare un'abilità con tempo di recupero aumenta la tua probabilità di schivata, quindi sì, abbastanza importante, però va bene così. Mettetegli 3 gradi anche qui. Occultamento 1 grado mettete. Da qui passate a occultamento rinforzato. Da occultamento rinforzato poi sovversivo. Questo ci serve per diventare invisibili, per poi fare più danni quando usciamo dall'invisibilità. Andiamo poi qui sotto e mettiamo 3 gradi ad opportunismo, importantissimo, e 3 gradi a malizia, importantissima anche questa. Potete anche scegliere di mettere al posto di Triboli, togliete Triboli e mettete Trappola avvelenata, che è stata anche boostata con questo ultimo aggiornamento. Devo ancora provarla, però io mi trovo bene con Triboli, ma potete mettere tranquillamente Trappola avvelenata. Da qui infusione dell'ombra, 1 grado, infusione dell'ombra rinforzata e poi andate a infusione dell'ombra mista. Poi passiamo alle passive. Questa raffinatezza gelida è quella che vi avevo detto che va a proccare insieme a Triboli, che fa infliggi 15% di danni aggiuntivi ai nemici raggelati e questo bonus mette il 30% contro i congelati, quindi fate molti più danni. Un'altra passiva è Occhio di Falco, che infligge il 30% di danni aggiuntivi ai nemici lontani. Quando volete stare magari nella marea come avete visto prima o state nelle orde, vi mettete al centro, cominciate a spammare trappole ovunque e farete molto più danno. Ultimo, partiamo con le passive. Padronanza delle trappole, perché noi giochiamo con le trappole, maxato. Impetus, questo deve essere sempre maxato. Conseguenze, deve essere il più alto possibile. Mentre hai un'abilità ultra nella tua barra azione ti curi del 5% della tua vita massima ogni secondo.
e rigeneri 250 di energia dopo aver utilizzato un'abilità ultra importante per far proccare poi la sopraffazione con il talismano di cui vi dicevo prima. Fino all'alba le due abilità ultra infliggono il 45% di danno aggiuntivo, e qui andate a mettere 5 gradi a trappola mortale il massimo, e poi tutto il resto lo andate a prendere come avete visto dagli item. Trappola mortale deve essere poi pregiata e trappola mortale suprema. Da qui aria di sfida al massimo e celerità al massimo. Per quanto riguarda qui invece mettiamo impeto col massimo di accumuli di 10, prendiamo riduzione danni, energia massima, rigenerazione energia, velocità di movimento e danni aggiuntivi. Per quanto riguarda i gradi di eccellenza, io vi faccio vedere qui, se volete o mettete in pausa direttamente il video, o come vi ho detto andate direttamente nel link qui sotto che vi aprirà direttamente la pagina del sito dove potete prendere la build totale. Il glifo di partenza, questo qui, vi faccio vedere direttamente i glifi, poi eventualmente voi mettete pausa come vi ho detto. Andiamo a mettere subito esplosione. Ottiene una riduzione di danni del 15% per 2 secondi dopo aver lanciato una granata stordente, e per ogni 5 punti di destrezza acquistati a portata le 2 granate stordenti infliggono 51% di danni. Ora dipende da quanto l'avete potenziato questo. Il primo paragon da sbloccare, imboscata mortale. Vi faccio vedere direttamente il nome, imboscata mortale, e il glifo che andate a mettere si chiama imboscata. Danni da trappole, per ogni 5 punti forza acquistati a portata infliggi il 13,4% dei danni da trappola, e i nemici affetti dai danni da trappole subiscono da parte tua un ulteriore 12% di danno. Vi lascio un momento qui così potete fargli eventualmente uno screen per riprenderla. Ci spostiamo qui e troviamo nessun testimone dovete mettere sul prossimo paragon, e il cassone del glifo dobbiamo mettere versatilità. Fornisce un bonus del 264% a tutti i nodi magici a portata, quindi ci andrà a potenziare tutti i nodi, quindi i danni dall'ultra, i danni di ultra qui, i danni di ultra qui, i danni qui, intelligenza e i danni, insomma ci va a potenziare tutto quanto sul danno. Spostandoci sopra dobbiamo mettere ricompensa ultraterrena, questo è il penultimo da mettere, ricompensa ultraterrena, e il glifo che va posizionato è cacciatore di teste. Cacciatore di teste ci fornisce un bonus dell'82% a tutti i nodi normali a portata, quindi ci aumenta di tanto la destrezza e ci aumenta i danni, come potrete vedere. Fornisce poi il 10% di danni aggiuntivi agli elite, che quello non fa mai male perché sono quasi tutti elite. L'ultimo, danza macabra. Lanciare un'abilità di mobilità o di sotterfugio fa sì che la tua abilità successiva infligga il 75% di danni aggiuntivi. Cassone del glifo dobbiamo andare a mettere astuzia. Per ogni 5 punti intelligenza acquistati a portata infliggi il 13,6% di danni non fisici, perché noi non facciamo danni fisici, non siamo corpo a corpo, sempre con le trappole da lontano lanciamo e via. I danni non fisici aumentano tutti i danni non fisici che infligge un nemico per 15 secondi fino a un massimo del 15%. Anche questo è importantissimo. Questo considerate che è il paragon completo di un livello, io sono livello attualmente 246. Nel momento in cui supererete poi il 246, io lo andrò ad aggiornare comunque, andremo a mettere anche qui vita massima che c'è un altro 4%, vita massima 2%, e ce n'è un altro qui che è un'altra vita massima del 2%. Se avete qualche sorta di problema con i tempi di recupero o con le resistenze, potete anche spostarvi da quest'altra parte e andate a mettere resistenza a tutti gli elementi con strisciante e andate a mettere tutto il resto. Dalle altre parti poi ci sono cose che vi servono e non vi servono. Se proprio avete altri problemi o volete stare super tranquilli, mettete anche incanalamento, quindi vi spostate da questo lato, da ricompensa ultraterrena andate su, vi aumentate l'armatura e la resistenza a tutti gli elementi. Ma tutto questo viene dopo, quindi dopo il livello 245 che vi ho detto che è 246. I mercenari. Per i mercenari mettiamo Subo come primario. Subo vabbè, io poi lo uso anche su dove non va usato perché è troppo comodo, ti fa vedere tutto quanto, ti fa vedere i goblin in giro per farmare uno spettacolo. Comunque qui va messo effettivamente Subo. Come rinforzo va messo Rair. Subo va con cercatore. Cercatore ci spostiamo a sinistra e mettiamo trappola concavo. Trappola concavo andiamo su fecce penetranti.
Da frecce penetranti andiamo con fuoco di copertura e per finire andiamo con fuoco di copertura d'apertura. Infliggi danni critici aumentati ai nemici colpiti da fuoco di copertura. Vabbè, qua il rapporto poco ci interessa. Rair lo utilizziamo come rinforzo. Lo utilizziamo come rinforzo nel momento in cui noi lanciamo trappola mortale, quindi spammando trappola mortale lui arriverà ogni 20 secondi, mi sembra, no, 30 secondi con bastione. Noi mettiamo bastione che assume una posizione protettiva e si devia su di sé per 5 secondi il 90% dei danni che avremmo preso noi, quindi noi andiamo a prendere solamente un 10%. E ti rende anche inarrestabile per un secondo a me e a tutti gli alleati vicini. I poteri dei boss invece, eccoci qua. Per i poteri dei boss come principale dobbiamo mettere il nevischio della bestia del ghiaccio. Per prendere questo, perché ancora non l'ho preso ma credo nessuno ormai, basta che si va a battere il boss bestia del ghiaccio, che si trova, ora ve lo faccio vedere, sotto Gyavashad, proprio scissione glaciale, eccolo qua. Da Gyavashad scendete giù, scissione glaciale, dove c'è l'altare lì, entrate qui, lo battete e vi dà direttamente lui, bestia del ghiaccio. Dopo aver lanciato 3 abilità che infliggono effetti debilitanti, scagli dei spuntoni congelanti. Tanto noi con la trappola facciamo sempre debilitanti, infatti se avete visto anche nel video poco fa, mandiamo tutti questi spuntoni di ghiaccio. Verso destra o verso sinistra, insomma, li mettete come volete. Fiamme di Sineratta di danni verso tutti gli elementi aumentano del 5% fino a un massimo del 25% per aumentare i danni semplicemente. Salva dell'alfiere dell'odio lanciando un'abilità, questo scritto base ma non è base, è tradotto male perché noi italiani ci traducono tutto male, lanciando un'abilità primaria quando hai la risorsa al massimo la consumi tutto per rendere vulnerabili tutti i nemici vicini. L'ultimo è Raggio Oculari de Belial, attivare un potere del boss principale, ti fornisce furtività che va insieme a tac, questo qua occultamento, quello che vi dicevo prima. Per 2 secondi, all'entrata della furtività infliggi il 30% di danni da sopraffazione aggiuntivi per 2 secondi. E il giro infatti dovrebbe essere proprio per fare il massimo dei danni. Infusione dell'ombra. Dopo aver fatto infusione dell'ombra andiamo in occultamento. Lanciate un'abilità mobilità qualsiasi delle due, è indifferente, scatto se volete avvicinarvi, e cominciate a spammare trappola mortale. Troverete la distruzione totale. Farete qualsiasi cosa con questo, io lo chiamo coltellino, però con questo rogue insomma potete fare qualsiasi veramente cosa. Cos'altro aggiungere, signori? Penso niente, abbiamo fatto una depth guide completa e io vi ringrazio per la visione, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento e una condivisione e ci vediamo con la prossima super build. Ciao!